Buonasera amici di Live Social, ben ritrovati qui su Radio Lombardia. Continuiamo nella nostra notata insieme e in nostra compagnia c'è Gerry Magni, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Gerry, tu sei un tatuatore, giusto? Sì. Tatuatore da quanto tempo? Cioè quando hai iniziato? La mia storia è abbastanza lunga. Ho cominciato a 14 anni in modo del tutto irresponsabile, era il 1982. In casa, completamente antigenico? Sì, veramente da stupido. Avevo 14 anni, c'era questo amico che era tornato dal militare, aveva un tatuaggio e vabbè, una schifezza, come solo allora. A rivederlo dopo anni. No, già allora era una schifezza, però sai, era affascinante per un ragazzino di 14 anni che voleva sembrare più duro di quanto fosse, quindi mi spiegò come era stato fatto, andai a casa e mi tatuai e lì è iniziata un po' la storia. Poi ovviamente non sono diventato un tatuatore lì. Quel tatuaggio ce l'hai ancora, Gerry? No. O l'hai coperto? No, l'ho coperto 2 volte, poi l'ho rimosso e finalmente adesso ho un braccio completamente tatuato da uno dei migliori artisti del mondo, che è Marcus Leonard. Ciao Marcus, anche se non mi sentirà perché è tedesco. Giustamente. Però quindi quel tatuaggio ormai è andato, però tu sei andato avanti in questo mondo, Sì, no? prima ho fatto la scuola del fumetto, sono diventato un fumettista, un illustratore, però a maggior ragione siccome ero frequentando la scuola del fumetto, di disegno, di arte e diventando un fumettista professionista, per gli amici e i conoscenti io ero a maggior ragione come tatuatore. Esatto. Giustamente. E quindi le richieste sono andate avanti fino al 96, quando ho deciso di cominciare a farlo seriamente. Hai detto, sai che c'è, per i fumetti non mi chiamano, per i tatuaggi sì. Ma allora. mi chiamavano, però il mercato del fumetto è andato in crisi negli anni 90, certo. E quindi credo di aver fatto bene. Tatuaci un bel fumetto completo, una bella vignetta su tutta la schiena. Ma no? sai che avevo un'idea del genere? Sì? Sì, avevo per un certo periodo avevo in mente di creare una storia a fumetti tatuata e quindi fare delle schiene, ogni schiena una pagina a fumetti. Poi bisognava metterli tutti insieme. Sì, più che altro il problema è trovare qualcuno che sia presti. interessato a un progetto del genere. Senti Gerry, al di là di questo, qual è lo stile da tatuatore di un fumettista? Di un ex fumettista almeno? È lo stile di un tatuatore, di un ex fumettista, è lo stile di un fumettista o di un... Allora, dipende cosa intendi per la domanda quando parli di stile, perché il mondo del tatuaggio è pieno di stili, tutti si dichiarano specializzati in uno stile piuttosto che in un altro. Un disegnatore è uno che ha fatto una scuola d'arte, che ha lavorato come professionista, ha il suo stile e quindi è in grado di ricreare all'incirca tutto con il suo stile. Non è un riproduttore, è molto più vicino a un artista. Sì, certo. Crea qualcosa di unico, qualcosa che non c'era prima. Beh, se il disegno è una forma d'arte, il tatuaggio ci va vicino almeno, no? Sì, fatto in un certo modo, sì, sicuramente. Stiamo andando verso quella direzione, sì, è verso chiaro. quella direzione, perché vabbè, ci vorrà ancora tempo, ma la direzione è quella giusta. Beh, sicuramente adesso possiamo dire che il tatuaggio è uscito dalla sua nicchia, no? Perché prima era una cosa un po' settorializzata, diciamo. Forse troppo. Forse sicuramente troppo. E questo ha fatto sì sicuramente che si approcciassero tanti tatuatori e anche tanti utenti al mondo del tatuaggio, che quindi diventasse molto più variegato e in un certo senso anche artistico, no? Sì e no, perché chiaramente sdoganando il tatuaggio molte persone si sono avvicinate a questo mondo. Chiaramente è un settore che offre delle possibilità ora a degli artisti, a che ne so, illustratori, ex professionisti del mondo del fumetto, dell'arte. Il problema è che ci sono persone che si approcciano a questo mondo senza conoscerlo e senza avere la più pallida idea di quello che stanno facendo, tipo i ragazzini che escono dai licei artistici e che magari non hanno nemmeno imparato a disegnare al liceo, piuttosto che persone che ogni tanto incontro, hanno 40-50 anni, ho fatto l'elettricista fino a ieri, adesso ora voglio... Esatto. E questo è il grosso problema che stiamo vivendo ora. C'è tantissima gente che tatua, tanti sono bravi, la qualità sta salendo, ma purtroppo dall'altra parte c'è troppa gente che si avvicina in modo del tutto irresponsabile
è anche stupido. Ecco, secondo te come bisognerebbe avvicinarsi al mondo del tatuaggio dal lato del tatuatore, ovviamente? Dal lato del tatuatore, beh, la cosa migliore sicuramente è comunque fare una scuola d'arte. Il liceo artistico può aiutare, non è sufficiente, perché diciamo che il liceo artistico è un po' come imparare a scrivere. Prima vai a scuola e impari a scrivere. Quando hai imparato a scrivere, il problema poi è crearti il tuo stile. Insomma, quando hai imparato a scrivere non sei un romanziere, no? Esatto, esatto. Ed è un grosso problema perché ovviamente ci sono tatuatori della vecchia scuola che possono insegnare ai giovani, che spesso e volentieri si approcciano, aprono gli studi senza avere esperienza. Sì. Però non ce ne sono tanti, non abbiamo una scuola storica come, che ne so, gli Stati Uniti. Negli Certo. Stati Uniti c'è il movimento del tatuaggio, è molto più vecchio e c'è stato il tempo di costruire, chiamiamola questa scuola, professionisti. La nostra è più recente e non ce ne sono tantissimi, quindi sarà Verrà ancora, col tempo, sì, diciamo, no? sì. Senti Jerry, tu dove lavori di solito? E io lavoro nel mio studio, lavoro solo su appuntamento. Ok. Il modo migliore per contattarmi è tramite il mio sito internet. Che è jerrymagni.com, giusto? Esatto. E niente, lavoro nel mio studio. Per anni ho fatto avanti e indietro tra diversi paesi. Tra il 2007 e il 2016 ho girato 13 paesi, ho lavorato ho fatto il cambio in 13 studi in 10 paesi diversi in giro per il mondo. E allora potete trovarlo anche sui social, Jerry Magni è su Instagram, Jerry Magni Tattoo Artist invece è la pagina Facebook. Infine, visto che ci vuole l'appuntamento, te lo possiamo prendere anche con l'indirizzo mail info@jerrymagni.com, Sì, no? certo. Perfetto, allora io ti ringrazio di essere stato con noi, vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci? Cazzo. Domanda più difficile questa, Sì, mi cogli. Facciamo un bel saluto a tutti i futuri tatuatori e tatuati anche. Cazzo, mai stroncato. La puoi tagliare? Sì, la tagliamo tranquillo. Ok. Qual era la domanda? L'ultima domanda? Vuoi chiudere con qualcosa? Sì, ok. Beh, posso chiudere consigliando soprattutto le persone, non tanto i tatuatori, ma le persone che vogliono avvicinarsi a questo mondo, di fare una selezione attenta del tatuatore che scelgono. Sì. Perché appunto, come dicevamo prima, non tutti sono bravissimi. È facile aprire uno studio di tatuatori, è più facile aprire uno studio di tatuatori che uno studio di parrucchieri e quindi fare molta attenzione e scegliere con cautela il proprio tatuatore.